io sono Emanuele e ho 20 anni per gamba, perché infatti riesco a fare questa cosa qua, cioè staccarmi la gamba e potervela far vedere, che è una cosa da tutti. Ora sono qua per raccontarvi come è successo. Allora, dovete sapere che io sono stato vittima di un attacco da squalo quando avevo 5 anni. No, una cazzata, non è vero. Io sono nato con una rarissima malformazione vascolare alla gamba destra, che i dottori non avevano subito capito cosa fosse perché si era manifestata con delle semplici macchie. Il più grande problema che avevo, la mia era una malformazione vascolare. Avevo le vene intrecciate con le arterie, solamente lì, solo nella gamba, dall'anca fino alla caviglia. La gamba ha trovato un modo per sopravvivere. Questo modo era quello di far ingrossare più del dovuto tutti i vasi, cioè dalle arterie più grosse a livello dell'anca fino ai capillari più piccoli. Però ingrossando tutti i vasi ha fatto sì che fosse più grossa tutta la gamba di conseguenza. Arrivai un bel giorno d'estate, quando avevo 8 anni, nel 2007, sì, che i dottori mi presero da parte e mi dissero: guarda Ema, noi le abbiamo provate di tutte e nessuna di quelle cure ti ha guarito. Perciò ci sarebbe la possibilità di amputare. Che vuoi fare? Amputiamo? Molto probabilmente, se fosse andata male, io sarei potuto morire. Alcuni non volevano amputarmi perché credevano che io con l'amputazione o durante l'intervento o subito dopo ci sarei potuto rimanere secco. Visto che peggio di come stavo allora veramente c'era solo la morte, io a 8 anni questo lo capivo bene, fu così che dissi: va bene, amputatemi. Diedi l'ok finale. Mi risvegliai nella sala post-operatoria, amputato, senza gamba, una sensazione stranissima, vi assicuro, però anche molto figa. E la prima cosa che pensai fu: ecco, ora è fatta, non si torna più indietro. E io, senza saperlo, pronunciai una frase che mi avrebbe accompagnato per il resto della mia vita, sempre, cioè il fatto comunque di cercare di andare avanti sempre e comunque, davanti ad ogni difficoltà, davanti ad ogni problema, ogni ostacolo, così. Insomma, fu una cosa così incredibile, il mio riscatto vitale dopo l'amputazione, che io dico, per tale motivo, dico di essere nato 2 volte. La prima da mia madre, la seconda volta quando mi hanno amputato. Perché si è trattata di una vera e propria rinascita, ma non solo per me, ma anche per i miei genitori. Perché bisogna avere ben presente che io fino agli 8 anni non ho vissuto, ma sono sopravvissuto, che è molto diverso. Il fatto di essere amputato è una cosa che fa parte di me, proprio nel profondo. E tra l'altro è una cosa di cui io ne vado orgoglioso. Infatti una cosa che ancora bisogna capire è quello di smettere di pensare alle persone disabili o con qualunque tipo di magari problema o anche di differenza fisica, pensarli come dei poverini, come dispiacersi per loro, guardarli con un occhio troppo compassionevole, perché pensiamo poverini perché magari non hanno una vita felice, magari non hanno una vita piena di emozioni, ma non lo possiamo sapere. Non possiamo dire poverino ad una persona, perché magari quella persona ha una vita molto più spettacolare della nostra. Un giorno un'amica di famiglia ci propose, e più in particolare mi propose, la scherma. Come poteva dire calcio, pallavolo, freccette, qualunque cosa. Invece disse proprio scherma, perché io scherma non avevo mai sentito parlare e pensai: che cavolo è scherma? Così andai a provare nella palestra più vicina a casa mia, la provai e sin dal primo giorno divenne la mia più grande passione, perché a me era sempre piaciuto il fatto del combattimento. Io ero un appassionato dei combattimenti tipo Star Wars o anche medievali. Col tempo iniziai a fare tutte le varie gare, prima nazionali e poi internazionali, e intorno ai 15 anni entrai nella nazionale italiana paralimpica, a 15 anni, quando infatti io ero il più piccolo. Potei fare tutta una serie di gare all'estero e riuscii nel 2016 a qualificarmi per le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, quando avevo solamente 17 anni. Infatti io ero il più giovane di tutta la spedizione italiana che andò a fare le Paralimpiadi, e ora sono tuttora sulla strada per qualificarmi alle prossime Paralimpiadi, che saranno quest'anno, tra pochissimo boia, e si faranno in Giappone, a Tokyo, per le quali io non vedo l'ora davvero, e sto facendo il massimo, dando ogni mio minimo centimetro di forza, di sacrificio, di tutto per riuscire a qualificarmi sicuramente alle Paralimpiadi, ma anche per poter andare là e non solo partecipare come feci a Rio, ma anche per andare a ottenere qualcosa di più, per andare a vincere una medaglia, o meglio la medaglia, perché bisogna sempre puntare al massimo. Allenandomi col tempo ho scoperto in realtà una cosa che è il fulcro del mondo dello sport, ma che spesso viene dimenticata, del fatto che lo sport è bello perché ti insegna la sofferenza, ti insegna a soffrire. Uno dice: aspetta, in che senso?
In realtà è proprio così. Se uno fa sport, ma non dico fa sport a livello internazionale, anche solamente va a correre, si tiene in movimento un minimo, impara, secondo me, a reggere un po' di più la sofferenza. Così quando poi nella vita ci capita il minimo ostacolo, o magari anche grande, o un certo tipo di fatica, di sofferenza, diciamo, beh, non è poi così grande dopo tutto, perché io nello sport ho già fatto i miei sacrifici, ho già passato le mie sofferenze. E oltre a far scherma, studio ingegneria dell'automazione e suono il pianoforte da ormai 7-8 anni più o meno. E faccio questo corso di studi così, diciamo, difficile perché qualche tempo fa stavo nella mia officina ortopedica, cioè quello che fa le protesi, stavo parlando col tecnico che mi seguiva e così parlando dei vari tipi di modelli di protesi, di ginocchi, di piedi, cose così, e gli chiesi se ci fosse un certo tipo di ginocchio o di caviglia, magari un po' più performante, un po' più futuristico, e lui mi rispose che no, che non esisteva, che non erano ancora stati inventati. Sapete che c'è? Lo vado a inventare io, perché chi meglio di un amputato può sapere e riconoscere le necessità di un amputato. Quindi per questo motivo che ho scelto tale percorso di studi. Non bisogna solamente dare l'esempio, ma bisogna essere un esempio. Quante volte sentiamo dire ah, ma cosa fanno tipo i miei fratelli, le mie sorelle per me? Cosa fa lo Stato? La società? A volte sentiamo anche dire cosa fa Dio per noi? Cosa fa Dio per risolvere, o magari non per noi, ma per risolvere un certo problema che vediamo ben presente nella nostra società o nella nostra vita? Ma la vera domanda è, cosa fai tu? Cosa fai tu per aiutare tutte queste altre persone? Per migliorare la loro vita o anche per risolvere la tua situazione? Perché attenzione, è vero, può non essere colpa tua se ti trovi in una certa situazione difficile, ma sicuramente lo diventerà se non fai niente per cambiarla. Poi, last but not least, c'è il pianoforte, l'ultima mia grande passione, che io l'ho cominciata sì 7-8 anni fa. Capii che era quello che mi riusciva, come dire, a tranquillizzare, a rilassare. Per quanto possa essere difficile nella nostra vita, c'è sempre qualcosa che potremmo fare, anche la più piccola. Questa frase non l'ho detta io, ma l'ha detta Stephen Hawking, che vabbè, immagino che lo conoscerete, è un grandissimo astrofisico dei nostri tempi, malato di SLA. Bene, io ci tengo ad aggiungere una cosa alla frase che disse lui, nel senso che è vero, qualunque sia la nostra situazione, c'è sempre qualcosa che possiamo fare, e la base di quello che possiamo fare è amare oppure essere amati, perché anche essendo amati stiamo facendo del bene passivamente e non è una cosa scontata. E io sono stato amato tantissimo, è il motivo per il quale sono in vita, è il motivo per il quale faccio tutte le cose che faccio, è proprio sì, il motivo per il quale continuo a combattere. Ci sarebbero mille cose da poter dire su questi ambiti, però quelle che io mi sento in particolare di dare, che sono poi alla fine la base della mia vita di tutti i giorni, è quello di cercare sempre di fare del proprio meglio, sempre. Che non deve essere chissà cosa, basta anche un pochino, però sapere che noi stiamo cercando di migliorarci giorno dopo giorno. E attenzione, non sto dicendo di essere perfetti, perché perfetti non potremo mai essere, però essere sempre migliori di quello che siamo, di più di ieri, meno di domani. E quindi l'unica cosa che mi sento dire è che mi raccomando, d'ora in avanti siate delle persone in gamba. Eccola, la 45esima stoccata, l'Italia è campione del mondo nel fioretto maschile a squadre, ha battuto la Russia 45-38. E qui l'immagine di Emanuele Lambertinis, giovanissimo, 18 anni, un mix di gioventù ed esperienza, questa nazionale con Matteo Betti.